Benvenuti sul mio canale. Il progetto di oggi è questa maglia molto bella in questo bellissimo color lilla, in questo filato che è straordinario, cotone viscosa della Tre Sfere ed è veramente lucido, fa dei giochi lucidi opachi veramente molto belli. Ho voluto fare un punto traforato ma non troppo perché la considero una maglia di transizione quando ancora non fa caldo, però non bisogna scoprirsi tanto. Quindi il punto è leggermente traforato, ma non troppo. La lavorazione è veramente molto semplice, è una lavorazione a pannello, ho creato prima i due pannelli, poi ho cucito le spalle, dopodiché sono andata a fare le manichine che non sono cortissime ma neanche lunghe, giusto una mezza manica, e alla fine ho chiuso i fianchi. È veramente un lavoro molto semplice, alla portata di tutti. Per quel che riguarda il consumo del filato, eh, questa è una taglia SM, ne ho usato circa 450 grammi, considerando che il filato che ho usato è in gomitoli da 100 grammi, ne ho usati 4 e mezzo. Senza aggiungere altro, vi lascio al video tutorial. Per questo progetto ho utilizzato il cotone viscosa della Tre Sfere, che è un 50% cotone e un 50% viscosa. E vi assicuro che è bellissimo da vedere perché ha questo gioco di lucido opaco che è straordinario e anche bellissimo da lavorare. Scorre che è un piacere. L'unico inconveniente secondo me è che resta un po' pesantino, però per fare questo tipo di maglia, che comunque è una maglia di transizione, direi che va bene. È disponibile in gomitoli da 100 grammi per 170 metri di prodotto. La casa consiglia di usare un uncinetto dal 2,5 al 3,5. Io in questo caso, per dare un effetto un pochino traforato, ho usato il numero 4. Dopodiché avremo bisogno di un metro da sarta, una forbice, qualche marcapunto e un ago da lana. Ho realizzato il progetto con una semplicissima lavorazione a pannelli, quindi inizieremo montando un numero di catenelle che sia adeguato alla nostra semicirconferenza o fianchi o seno, dipende dalla parte che avete più forte. Io nel mio caso ho usato la semicirconferenza del fianco. Inoltre dovremo tenere presente il multiplo del punto. Il multiplo è di 7 più 2. Io per avere questa semicirconferenza di 46 centimetri, che corrisponde a una taglia SM, ho montato 79 catenelle. 77 sono un multiplo di 7 più 2 diventano 79. Una volta montate le mie 79 catenelle, ne faccio un'aggiuntiva per poter tornare indietro. Poi entro nella seconda catenella partendo dall'uncinetto e faccio un punto basso. Rientro nella costina di sinistra del punto basso che ho appena fatto e ho fatto un altro punto basso. Questo sarà il mio primo punto alto, però come dico sempre voi iniziate come siete più comode. Io preferisco adottare questo sistema perché a mio avviso mi lascia i bordi più lineari, però ognuno ha il suo sistema, ognuno ha il suo modo di essere comoda. Fatto questo, andrò a ripassare tutte le catenelle a punto alto, quindi alla fine ci dovremmo ritrovare, nel mio caso, con 79 punti alti, nel vostro caso con lo stesso numero di punti alti delle catenelle che avete montato. Quindi vado a ripassare tutte le catenelle a punti alti. In realtà dovremmo fare 2 righe di punti alti. Ci vediamo dopo. Ho fatto i miei 79 punti alti, ho controllato, ho contato che siano veramente 79. È sempre meglio fare questa operazione prima di ripartire con un'altra riga, perché se abbiamo sbagliato avremo meno da disfare. Quindi giro il mio lavoro e vado a fare un'altra riga di punti alti.
Io ho deciso di farne due perché mi piaceva avere un bordino un po' alto. Voi siete liberi di fare quante ne volete. Quindi io riparto e faccio una seconda riga di punti alti. Quindi faccio punto basso su punto basso e vado a lavorare punto su punto per tutta questa riga. Ci vediamo quando ho finito. Finita la mia seconda riga di punti alti andremo a fare il punto vero e proprio. Quindi riprendo il mio lavoro e il mio uncinetto. Vado a fare quello che sostituisce il mio primo punto alto, nel mio caso punto basso su punto basso, tiro sull'uncinetto, vado a fare un punto alto ancora nel punto successivo, quindi avremo due punti alti, un totale di due punti alti su due punti di base. Dopodiché prendo il filo, conto 1, 2, entro nel terzo punto utile e vado a fare un ventaglietto formato da 3 punti alti, una catenella e altri 3 punti alti nello stesso punto di base. Dopodiché prendo il filo sull'uncinetto ancora, conto 1, 2 e 3, entro nel terzo punto utile e vado a fare un punto alto e un punto alto sul punto successivo. Due punti alti su due punti alti differenti. Quindi filo sull'uncinetto, conto 1, 2, entro nel terzo punto utile e vado a fare il mio ventaglietto di 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti nello stesso punto di base. Riprendo il filo, entro nel terzo punto utile, faccio un punto alto, entro in quello successivo, faccio un altro punto alto. Praticamente dovremo alternare questi ventaglietti a gruppi di 2 punti alti. Quindi, essendo in questa situazione, prendo il filo, conto 1, 2, entro nel terzo punto utile e rifaccio il mio ventaglietto di 3 punti alti, una catenella e altri 3 punti alti nello stesso punto di base. Riprendo il filo, mi sposto nel terzo punto utile, faccio un punto alto, entro nel punto successivo, faccio un punto alto, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, entro nel terzo, rifaccio il mio ventaglietto. Praticamente dovremmo finire la riga in questa maniera. La riga numero 1 si svolge così. Qui ho fatto i 3 punti alti, ho fatto la catenella, rientro, faccio 3 punti alti, mi sposto nel terzo punto disponibile, faccio un punto alto, entro in quello successivo, faccio un punto alto. Tutta la riga la lavoreremo in questo modo. Ci vediamo alla fine della riga. Ho lavorato l'ultimo ventaglietto, quindi adesso cosa faccio? Prendo il filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, entro nel terzo punto utile, che è anche il penultimo, prendo il filo, entro nell'ultimo punto utile e così abbiamo finito la riga numero 1. A questo punto si completa su 3 righe, quindi cosa facciamo? Andiamo a girare il nostro lavoro, partiamo con quello che è il nostro primo punto alto, quello che va a sostituire il nostro primo punto alto, entriamo nel punto alto successivo e facciamo un altro punto alto. Praticamente i 2 punti li faremo sempre, tutte le righe. Quindi abbiamo iniziato con 2 punti, filo sull'uncinetto, qui ho il gruppetto di 3 punti alti, quindi 1, 2, entro nel terzo punto alto utile e faccio un punto alto. Aggiungo una catenella di separazione, entro nell'archetto formato da una catenella tra i 2 gruppi di 3 punti alti e faccio un punto V composto da un punto alto, una catenella e un altro punto alto.
Dopodiché aggiungo un'altra catenella, prendo il filo ed entro nel primo punto alto del gruppo di 3 degli altri 3 punti alti. Quindi qui abbiamo il nostro spazio, qui abbiamo il punto alto, entriamo qua e facciamo un punto alto. Fatto questo gruppo di punti, prendo il filo, mi sposto sui 2 punti alti in mezzo, quelli tra i ventaglietti, vado a fare un punto alto, entro in quello successivo e ne faccio un altro. Dopodiché riprendo il filo, qui ho il mio gruppetto di 3 punti alti ed entro nel terzo punto utile, cioè l'ultimo del primo gruppo. Faccio un punto alto, aggiungo una catenella di separazione, entro nello spazio formato da una catenella, faccio punto alto, catenella e punto alto di nuovo nello stesso spazio di base. Dopodiché aggiungo una catenella, prendo il filo ed entro nel primo punto alto che ho subito dopo e faccio un punto alto. Filo sull'uncinetto, vado a cercare i 2 punti centrali tra i ventaglietti, vado ne lavoro uno e uno che fa 2, quindi punto su punto, 2 punti su 2 punti alti, filo sull'uncinetto, qui abbiamo il nostro primo gruppo di 3 punti alti, entro nel terzo, faccio un punto alto, aggiungo una catenella di separazione, entro nello spazio tra i 2 gruppi di punti, faccio un punto alto, catenella e punto alto, aggiungo una catenella, entro nel punto che ho subito dopo e faccio un altro punto alto, filo sull'uncinetto, mi sposto su 2 punti che separano i ventaglietti, sul primo dei 2 faccio un punto alto, entro in quello successivo e faccio un punto alto, riprendo il filo, qui ho il mio primo gruppo di 3 punti alti, entro nel terzo e faccio un punto alto, aggiungo una catenella di separazione, entro nello spazio creato da una catenella e faccio un V formato da punto alto, catenella e punto alto nello stesso archetto di base. Dopodiché aggiungo un'altra catenella, prendo il filo ed entro nel primo punto che ho subito dopo. Filo sull'uncinetto, mi sposto nei 2 punti che separano i 2 ventaglietti, entro nel primo punto alto, nel secondo punto alto, riprendo il filo, qui ho i miei 3 punti alti, entro nel terzo punto alto, catenella, entro nello spazio formato da una catenella, punto alto, catenella e punto alto nello stesso punto di base, nello stesso spazio di base, pardon. Catenella, entro nel primo punto utile, punto alto, filo sull'uncinetto, entro nel primo dei 2 punti che dividono i ventaglietti, punto alto, entro nel secondo, un altro punto alto e andremo a terminare la riga numero 2 in questa maniera. Sono quasi alla fine della riga, vado a fare gli ultimi 2 punti alti sugli ultimi 2 punti alti disponibili. E abbiamo finito anche la riga di lavorazione numero 2. Ora cosa facciamo? Giriamo il lavoro e partiamo con i primi 2 punti alti. Nel mio caso il primo punto sarà punto basso su punto basso, poi faccio il punto successivo, quindi sono un totale di 2 punti alti. Filo sull'uncinetto, mi sposto nell'archetto centrale. Qui abbiamo punto alto, catenella, punto alto, entriamo in questa catenella qua, in quella centrale e facciamo 2 punti alti, 3 catenelle, rientriamo nella stessa catenella di base con altri 2 punti alti. Filo sull'uncinetto, vado a cercare i 2 punti alti centrali,
vi ricordo un'altra volta che andranno fatti sempre per tutto il lavoro. I 2 punti alti centrali li manterremo come costante. Filo sull'uncinetto, vado a spostarmi nell'archetto centrale, quindi qui abbiamo punto alto, catenella, punto alto, entriamo in questa catenella qua, quella di mezzo, e facciamo 2 punti alti, 3 catenelle, rientriamo nello stesso spazio e rifacciamo 2 punti alti. Prendo il filo, mi sposto nei 2 punti alti singoli e lavoro un punto alto sul primo e un punto alto sul secondo. Filo sull'uncinetto, mi sposto nella catenella centrale del prossimo gruppo di punti e vado a fare 2 punti alti, 3 catenelle, rientro e faccio altri 2 punti alti. Riprendo il filo, vado a cercare i miei 2 punti alti, entro nel primo, faccio il punto numero 1, entro nel secondo, faccio il punto numero 2. Ripiglio il filo, salto punto numero 1, catenella numero 1, salto punto numero 2, entro in catenella numero 2 e vado a fare i miei 2 punti alti, 3 catenelle, rientro e faccio altri 2 punti alti. Mi sposto nei 2 punti di divisione, entro nel primo, faccio un punto alto, entro nel secondo e faccio un punto alto. Prendo il filo, mi ritrovo il mio gruppo di punti, punto alto numero 1 lo lascio, catenella numero 1 la lascio, catenella numero 2, entro nello spazio e vado a fare 2 punti alti, 3 catenelle, rientro e altri 2 punti alti. Prendo il filo, vado nei 2 punti alti di divisione, entro nel primo, faccio un punto alto, nel secondo punto alto e vado avanti per tutta la riga in questa maniera. Lavorato il mio ultimo ventaglietto, vado a fare gli ultimi 2 punti alti e abbiamo finito anche la riga numero 3. Dopodiché giriamo il lavoro e si riparte dalla riga numero 1 in questa maniera. Per la riga numero 1 intendo la riga numero 1 del punto fantasia che stiamo facendo. Le 2 righe di punti alti in questo momento non le considero, sono solo un bordo. Quindi riparto con quello che va a sostituire il mio primo punto alto, dopodiché entro nel punto successivo e vado a fare il mio secondo punto alto. Filo sull'uncinetto, qui ho l'archetto formato dalle 3 catenelle e vado a ripetere come la riga numero 1 del punto, vado a ripetere un ventaglietto di 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti, sempre nello stesso archetto di base. Prendo il filo, vado a lavorare i 2 punti alti che separano i ventaglietti, quindi prendo il filo e vado a lavorare i 2 punti alti che separano i ventaglietti, quindi entro nel punto numero 1, faccio un punto alto, nel punto numero 2 e faccio un altro punto alto. Mi sposto nelle 3 catenelle e vado a formare il mio ventaglietto. 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti nello stesso archetto di base. Riprendo il filo, vado nei 2 punti alti che dividono i ventaglietti, punto numero 1, punto alto, punto numero 2
punto alto. Prendo il filo, entro nell'archetto successivo, vado a lavorare i miei 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti. E mi sposto nei 2 punti alti centrali, quelli tra i ventaglietti, punto numero 1, punto alto, punto numero 2, punto alto, e vado a lavorare tutta la riga in questa maniera. Ho terminato anche questa riga di lavorazione con i 2 punti alti, quindi giro il lavoro, riparto con 2 punti alti, quindi il primo è punto basso su punto basso nel mio caso, dopodiché faccio il punto numero 2 e riprendo filo sull'uncinetto, entro nel terzo punto utile del gruppo di 3 e faccio un punto alto, una catenella di separazione, entro nello spazio della catenella, punto alto, catenella, punto alto, nello stesso spazio di base, catenella, entro nel punto che ho subito dopo, punto alto, mi sposto nei 2 punti alti centrali, entro punto alto nel punto numero 1 e punto alto nel punto numero 2. Quindi non faremo altro che ripetere la riga di lavorazione numero 2 e dopodiché andremo a ripetere con questa sequenza tutte le altre righe. Quindi qui rifacciamo la riga numero 2 che è punto alto catenella, punto alto catenella, punto alto catenella, punto alto catenella. Dopodiché quando andremo a terminare la riga ne ricominceremo un'altra lavorando lo spazio della catenella centrale con 2 punti alti, 3 catenelle e 2 punti alti. Finita quella riga ripartiremo con 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti. Io con questo motivo sono andata avanti a lavorare fino ad arrivare circa 51 centimetri, 51-52 centimetri, adesso non mi ricordo bene. Quindi voi lavorate fino all'altezza che vi necessita, dopodiché ci troveremo per l'ultima riga di lavorazione che vedremo come raddrizzare il lavoro, perché adesso se vedete tende a sbombare e ad essere comunque ondulato. Quindi dovremo avere un pannello che sia il più regolare possibile e vedremo come farlo. Ci vediamo quando ho terminato il pannello. Sono quasi arrivata alla fine del mio pannello, ora dovremo restringere ora dovremmo raddrizzarlo in alto. Quindi cosa facciamo? Siccome siamo andati a lavorare 7 punti su 5, dovremmo ridurre i punti. Ve lo faccio vedere dallo schema che si vede meglio. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato la nostra riga di punti di questo punto fantasia con 2 punti alti. Dopodiché nel terzo punto utile siamo andati a fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punti, perché 3 punti alti, una catenella, 3 punti alti sono 7 punti. Dopodiché ne abbiamo saltati solo 2 e siamo andati a fare i 2 punti alti che ci hanno seguito per tutta la costante. Quindi di conseguenza qui abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, però in totale abbiamo lavorato 7 punti. Quindi dovremo togliere 2 punti o 2 catenelle. Allora, come facciamo? Dipende da dove terminate. Io dopo vi faccio vedere dove ho terminato, adesso vi spiego tutte le varianti. Quindi se avete l'ultimo giro, avete da fare questo, l'ultima riga di lavorazione avete da fare questa, non farete altro che togliere un punto alto da una parte e un punto alto dall'altra, così almeno vi ritrovate 5 punti. Se invece capitate in questa riga, quando dovete chiudere, non farete altro che togliere una catenella da una parte e una catenella dall'altra, non quella centrale, perché vi servirà per tenere comunque il motivo a V. Se invece vi ritroverete a fare l'ultimo giro di punto lavorato come me, io la mia altezza la raggiungo facendo questo giro, andrò a fare soltanto una catenella al centro, quindi farò 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Ora prendo in mano il mio lavoro,
vado a finire l'ultimo giro, dopodiché passeremo a raddrizzare con una riga di punti alti. Quindi io sono qui, praticamente dove ho fatto punti alti alternati a catenelle. Ora dovrei fare 2 punti alti, 3 catenelle e 2 punti alti. In realtà farò in questa maniera, che è poi la maniera che vi ho spiegato prima. Quindi inizio la mia riga con i 2 punti alti, che è la nostra costante. Dopodiché prendo il filo, vado nella catenella centrale, lavoro 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Prendo il filo, salto questi punti, vado direttamente a fare i 2 punti alti, quelli che dividono i ventaglietti, riprendo il filo, vado nella catenella centrale, faccio 2 punti alti, una sola catenella e 2 punti alti. Riprendo il filo, vado a cercare i miei 2 punti in mezzo, quelli che sono la nostra costante, faccio i miei 2 punti alti. Praticamente il mio ultimo giro di lavorazione con questo punto sarà questo. Dopo ci vediamo per rifinirla a punto alto. Ho finito questo giro di lavorazione, ora parto e vado a lavorare punti alti punto su punto, quindi ogni punto che incontro lavorerò un punto alto. Quindi punto alto, lavoro punto alto successivo, punto alto, dopodiché trovo la catenella, entro nello spazio, faccio punto alto e lavoro tutta la riga così. Ci vediamo alla fine della riga. Ho finito la mia riga di punti alti, se vi ricordate io sono partita con 79, ora andremo a contare i punti, ma dovrebbero essere 79. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 79, perfetto. Poi a questo punto potete decidere voi, perché comunque resta ancora un pochino ondulato, ma al momento dell'indosso non si vedrà praticamente niente perché il collo tenderà ad allargarsi un pochino. Se non vi piace questo piccolo movimento che crea, potete fare un'altra riga di punti alti e non si vedrà praticamente più niente. Io mi fermo così, preferisco lasciare una riga sola. Vado a fare la mia catenella di sicurezza, prendo la forbice, taglio il filo, lo lascio un po' lungo perché poi dovremo andare a cucire le spalle. Per quel che riguarda la misura delle spalle non farò altro che piegare a metà, prendere la metà e ovviamente contare i punti. Dopo aver marcato la metà vado a fare la scollatura che la farò di circa 30 cm. Ma devo mettere un marcapunti a 0 e un marcapunti a 30. Dopodiché ripeto l'operazione, conto i punti delle spalle, praticamente della sezione che mi resta fuori dai marcapunti, e lo stesso numero di punti che ho qui lo devo avere anche di qui. Una volta prese le misure prendo l'ago, ovviamente prendo i 2 pannelli
ne metto uno sopra l'altro. È un punto reversibile, quindi il diritto e il rovescio dovete deciderlo voi. Io ho tenuto come diritto l'ultima riga di punti alti, quindi i punti alti, quelli che poi dopo verranno uniti e avremo una riga di punti vicino all'altra, ho tenuto come diritto quello, quindi il diritto l'ho messo al centro in modo che i due diritti si guardassero tra di loro. E ora vado a cucire. Cucire, prenderò il punto intero perché è un filato che tende ad allungarsi un pochino, quindi prendo il punto intero da una parte e dall'altra, entro in quello successivo dalla parte che sono uscita, entro, così resterà un pochino più piatta la cucitura. Prendo il punto pieno sia di un pannello che dell'altro pannello, sono uscita di qua, rientro di qui, prendo il punto pieno sia da un pannello che dall'altro pannello. E così vado avanti a cucire le spalle, sia questa spalla che quell'altra spalla. Dopodiché ci vedremo per fare le maniche. Una volta unite le spalle è il momento di passare alle maniche. Io una l'ho già fatta e ho deciso di lavorare questa manichina che in tutto è lunga 13 cm e ho finito con il giro di 3 punti alti, una catenella, 3 punti alti e l'ho lasciata così, praticamente con il suo smerlo, lo smerlo naturale del punto. Ora andiamo a vedere sull'altra manica come ho fatto. Per la manica ho lavorato in questa maniera. Prima di tutto ho preso la misura, ho calcolato circa 19 cm di scalfo, quindi cosa ho fatto? Dalla spalla ho preso il centro, sono andata a misurare 19, e qui è 19, e ho messo un marcapunti e così ho fatto anche dall'altra parte. Considerando che andremo a ripassare tutto questo tratto a punto alto e siccome stiamo lavorando in orizzontale, ogni barretta che troveremo ne dovremo lavorare 2. Dovremmo calcolare a questo punto il multiplo di 7 più 2. Io nel mio caso con questa misura ho 58 punti, che è un multiplo di 7 più 2, quindi anche voi dovrete calcolare il multiplo. Quindi prendo il mio filo, mi faccio il mio nodino iniziale, tolgo il marcapunti perché non mi serve più, cercando di non perdere il segno, entro e lavoro punto basso su punto basso che sarà il mio punto alto. Dopodiché per ogni barretta andremo a fare 2 punti. Tengo la codina parallela in modo che così non ce l'ho da nascondere dopo. Però i punti non vado a lavorarli prendendo tutta la barretta, ma entro direttamente nel punto. Qui abbiamo le 2 gambine nel punto alto, entro e faccio il punto. Qui abbiamo un buchino, entro in questo buchino e faccio il mio punto. Qui entro dove ho lavorato 2 punti bassi, entro nella metà del primo punto basso, faccio un punto, entro la metà del secondo punto basso. Vi ricordo che come punto iniziale io ho usato il sistema di punto basso su punto basso. Dopodiché qui ho un'altra barretta, entro qua in mezzo e faccio il mio punto alto. Qui ho il mio buchino, faccio il mio punto alto. In questo modo l'attaccatura dei punti alti resta discreta. Andiamo avanti a lavorare in questa maniera finché non abbiamo completato il segmento e contato i punti in modo da avere il nostro famosissimo multiplo di 7 più 2. Ci vediamo alla fine. Una volta realizzati tutti i miei punti alti, giro il mio lavoro e proseguo con il motivo. Quindi cosa faccio? Riparto all'inizio con quello che va in sostituzione del mio primo punto alto. Poi aggiungo un punto alto nel punto successivo, filo sull'uncinetto, 1, 2, 3, entro nel terzo punto utile, vado a rifare i miei ventaglietti formati da
3 punti alti, una catenella e 3 punti alti e via via, in modo da formare la manica. In questa maniera la lunghezza la decidete voi. Io ho deciso per questa manichina che è lunga 13 centimetri e ho voluto, come vi ho anticipato, fermarmi dove ci sono i ventaglietti formati da 3 punti alti e una catenella per lasciare questo bellissimo smerlo alla fine. Voi potete decidere la lunghezza come più vi piace. Ci vediamo quando ho finito anche l'altra manica. Ho finito anche l'altra manica, ho fatto la catenella di sicurezza, sono andata a tagliare il filo un pochino più lungo. Ora vado a prendere l'ago e andiamo a cucire i fianchi. I fianchi li cuciremo così come abbiamo fatto le spalle, prendendo il punto pieno da una parte e il punto pieno dall'altra, entrando da una parte e entrando dall'altra. Quindi sono qui, vado a prendere il mio punto pieno, prendo l'altro fianco, vado a prendere il punto pieno, tengo bene a pari, sono uscita di qui e rientro di qui, vado a prendere il punto pieno da una parte e il punto pieno dall'altra. Sono uscita da dietro, entro da dietro, prendo punto pieno e punto pieno, rientro di qua, punto pieno e vado a chiudere tutti e due i fianchi in questa maniera. Dopodiché andrò a nascondere tutte le codine e andremo a vedere la maglia finita sul manichino. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni tra l'altro vi lascio il link di tutti i miei social, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.